Lo avete cercato per mesi, qualcuno ve ne ha parlato, vi siete convinti a fare il grande passo e finalmente avete trovato un'inserzione online e l'avete acquistato. Che cos'è? Ma il vostro nuovo metal detector usato. E come facciamo adesso a capire se abbiamo fatto o meno un buon acquisto? Semplice. Fate come me, ve lo spiego in questo video. Quindi, il metal detector usato. Perché? Perché non sempre l'acquisto di un metal detector nuovo ma economico risulta essere poi una buona spesa. Ovviamente possiamo scegliere di acquistare un metal detector economico non aspettandoci grosse prestazioni, ma se ben cerchiamo nel web e magari qualcuno ci dà una mezza soffiata su qualche inserzione, su un mercatino, su un sito di annunci di usato, è molto possibile trovare magari un metal detector che sia più performante con una spesa leggermente superiore. Un metal detector nuovo certamente ci dà il vantaggio di una garanzia della casa madre, di un periodo in cui in caso di malfunzionamento possiamo fare certamente riferimento a un'assistenza pronta e puntuale, però ad ogni modo ci limita. Perché? Perché comunque sia ci sono delle fasce di prezzi e delle fasce di prestazioni. Il concetto che un detector costoso possa rendere meglio di uno economico, se vogliamo, è sbagliato. Però paragonare una macchina di poche centinaia di euro con un'elettronica scadente, con una costruzione che non sia magari specifica per un certo ambiente di ricerca che noi frequentiamo, è ovvio che è una macchina che non può darci grosse aspettative. Se siamo intenzionati per assurdo alla ricerca in spiaggia, utilizzare una macchina economica, monofrequenza, che non sia specifica per quell'ambiente, ovviamente non ci darà il risultato sperato. Andando magari a cercare un'inserzione con una macchina che sia capace per quell'ambiente, una macchina usata in questo caso, possiamo spendere qualche centinaia d'euro in più, magari comprarlo a metà del prezzo, però ottenere ovviamente le prestazioni che più ci servono. Bene, il primo consiglio che posso darvi certamente è che appena tirata fuori dalla scatola io caricherei subito la batteria o le batterie in dotazione. Ovvio, non c'è da preoccuparsi per questo se parliamo del semplice pacco batterie dove dentro ci vanno delle pile alcaline, ma nel caso di una sola batteria o peggio ancora se una macchina ha una batteria integrata al litio, sarà subito una buona idea metterla in carica perché ci accompagni durante i nostri test. Bene, fase numero 1, il controllo della piastra di ricerca. Quello che non vogliamo assolutamente è notare segni di usura al di sotto del copripiastra. Questo perché è uno di quegli accessori che nella vita del vostro detector si cambia molto raramente. Dopo anni potreste ancora averne uno in buone condizioni e magari al di sotto la piastra ha invece accumulato un grosso accumulo di sabbia o detriti o terreno a seconda dell'ambiente di ricerca dove andate ad utilizzare lo strumento. È buona idea rimuoverlo e controllare che effettivamente la stagnatura della piastra sia ancora integra e non presenti segni di forte usura. Il vecchio proprietario potrebbe averlo utilizzato senza il copripiastra per ragioni puramente dell'accumulo dei detriti di cui vi parlavo. Seconda cosa importante sulla piastra è controllare lo stato di salute del connettore e nel momento in cui andiamo vicino a dove il connettore viene dalla piastra non ci devono essere né segni di forte piegatura
e tantomeno lungo tutta la lunghezza del cavo dei segni di pieghe o strozzature. Più il cavo risulta integro fino al connettore che va ad attaccarsi al box comandi, migliore sarà lo stato di salute della piastra. In questo caso siamo stati fortunati, l'inserzione riportava un utilizzo pressoché nullo e in effetti il copripiastra, come la piastra in generale, risulta praticamente come nuova. Bene, terminato il controllo della piastra, non ci resta che controllare lo stato di salute delle aste, del box comandi e di tutti i potenziometri che potreste avere. Se la macchina è digitale, ci basterà accenderla per notare se lo schermo presenta dei pixel bruciati, qualche crepa per rottura oppure un perfetto funzionamento. Bene, una volta controllato che tutto sia a posto, che i connettori siano in buono stato di salute, che le batterie siano cariche e performanti, non vi resta che controllare se i potenziometri e la loro corsa è costante e non presenti degli strappi. Al contrario, per una macchina digitale che potrebbe presentare dei pulsanti a sfioro, l'importante è che rispondano nell'immediatezza. Una volta che voi andate a toccare questi pulsanti, devono ovviamente rispondervi senza interruzioni, in un modo pronto. Volendo controllare l'audio e il modo di reagire del metal detector su vari target, potete effettuare un banale ear test, molto meglio farlo all'esterno, lontano da interferenze, e non vi resta che ovviamente provare sul campo le prestazioni del vostro nuovo acquisto. Allora ragazzi, concludiamo questo video con un consiglio puramente personale. Fare tutti questi controlli è una cosa che vi è possibile soltanto ricevuto il pacco. Dovreste cercare di mediare prima dell'acquisto col vecchio proprietario la possibilità di fare questo controllo magari di persona, recandovi se vi è possibile nella sua residenza, oppure mediare il tipo di acquisto ovviamente in modo da poter controllare tutti questi fattori che ovviamente pesano sul buon funzionamento del vostro metal detector. Consiglio personale vivissimo: fate sempre in modo di controllare tutte queste cose, di farvi inviare il numero maggiore possibile di fotografie che riportino ovviamente il buono stato e le buone condizioni di tutti i componenti, e una volta acquistata la macchina testare immediatamente l'efficienza di quello che avete acquistato. Nel caso abbiate dubbi, nel caso non vi sia chiaro qualcosa durante questa spiegazione di questo video, potete commentare qui sotto nel video e ovviamente vi invito a iscrivervi al canale nell'icona che trovate qui in alto sulla destra. Seguite la nostra pagina e restate in contatto con MHE. Un grosso saluto da Luca di MHE. Ciao!